Hi everyone, this is Michael and welcome to EngPods. There was an old woman who had a parrot. This parrot only knew how to say one thing, which was, "Who is it?" One day the woman went out to do some grocery shopping. While she was out, the plumber arrived. The woman had forgotten that she had made an appointment with him earlier in the week. He rang the doorbell. The parrot called out, "Who is it?" To which the man replied, "It's the plumber. I've come to fix the sink." He waited about a minute, but when no one came to the door, the plumber rang the doorbell again. And the parrot called out, "Who is it?" The plumber answered a little more loudly this time, thinking the old woman might be hearing impaired. "It's the plumber. I've come to fix the sink." Again he waited, but still no one came to the door. He was starting to get a little annoyed. The man rang the bell for the third time, and again the parrot called out, "Who is it?" And the man yelled angrily, "It's the plumber. I've come to fix the sink." Still no one came to the door. By now he had run out of patience, and this time he banged on the door with both fists. And the parrot once again cried out, "Who is it?" By this time the plumber was having a real hissy fit, and he began to yell at the top of his lungs, "It's the plumber! I've come to fix the sink!" He had worked himself up into such a frenzy that he had a heart attack and died right there on the spot. About an hour later, the old woman came home to find the dead man at her doorstep. She wondered who this man was and asked, "Who is it?" And the parrot replied, "It's the plumber. He's come to fix the sink." And now the old woman's parrot can say two things. That's all for now. Take care. See you next time. Ciao. Ciao a tutti, sono Michael e benvenuti in EngPods. C'era una signora anziana che aveva un pappagallo. Quest'uccello sapeva dire solo una cosa, cioè "Chi è?". Un giorno la signora uscì per fare la spesa. Mentre era via, l'idraulico arrivò. La signora si era dimenticata di aver fissato un appuntamento con lui qualche giorno prima. Suonò il campanello della porta. Il pappagallo annunciò: "Chi è?". E l'idraulico rispose: "Sono l'idraulico. Sono venuto per aggiustare il lavandino". Aspettò circa un minuto. Visto che nessuno gli aprì la porta, l'idraulico bussò di nuovo e il pappagallo domandò: "Chi è?". L'idraulico rispose, questa volta ad alta voce, pensando che la signora avesse problemi di udito: "Sono l'idraulico. Sono venuto per aggiustare il lavandino". Aspettò di nuovo, ma nessuno venne ad aprire la porta. Lui cominciò a diventare un po' seccato. L'uomo bussò per la terza volta e di nuovo il pappagallo disse: "Chi è?". E l'uomo gridò irrossamente: "Sono l'idraulico. Sono venuto per aggiustare il lavandino". E ancora nessuno rispose. Ormai lui stava esaurendo la sua pazienza e questa volta batté la porta con entrambi i pugni. E di nuovo il pappagallo disse: "Chi è?". A questo punto all'idraulico stava venendo una crisi isterica e sfogò la sua collera gridando: "Sono l'idraulico! Sono venuto per aggiustare il lavandino!". Lui era così alterato che gli venne un infarto e morì lì per lì. Circa un'ora dopo, la signora tornò a casa e trovò l'uomo morto per terra davanti al suo ingresso. Lei si chiese:
chi fosse questo uomo e disse: «Chi è?» Il pappagallo rispose: «È l'idraulico, è venuto per aggiustare il lavandino». Adesso il pappagallo della signora sa dire 2 cose. È tutto per ora. Ciao, ci vediamo, ciao, arrivederci.